Bentornati nel forum. Non vi dirò lasciate ogni speranza o voi che entrate, perché siete già entrati e speranze probabilmente non ne avete. Questa è la recensione di Mano Sinistra Necrobriscola, un gioco di Jack Senzolini e Luca Mazza, pubblicato dalla Hall of Press, che ci hanno gentilmente fornito quest'anno al Lucca Comics e finalmente possiamo parlarvene. Ora, non mentirò, quando ci fu proposto inizialmente il gioco ero caduto nella trappola di giudicare il proverbiale libro dalla proverbiale copertina. Mi spiego, l'illustrazione era incredibilmente particolare. Il gioco si chiamava Mano Sinistra Necrobriscola, un gioco di ruolo basato sulla briscola. Subito mi era partito un allarme come per dire è uno di quei giochi un po' goliardici che si vuole presentare simpatico perché c'è il gioco della briscola, è venuto all'inferno, avete presente durante la briscola i vecchi bestemmiano, e posso dire con tranquillità che sono stato totalmente smentito. È un gioco in realtà molto più complesso e molto più pensato di quello che potrebbe dare all'inizio a vedere, sebbene sia abbastanza contenuto come manuale. Tra l'altro ha una sua propria ambientazione, quella dei Quattro Pascoli, che è una sorta di inferno, ma è vagamente anche ricollegato ad una serie di libri, questi che per ora ce ne sono 4, sono degli stessi autori, Senzolini e Mazza, che è ambientato nel mondo di Taglia, di cui Senzolini e Mazza sono effettivamente gli originari ideatori, e è vagamente collegato non solo per l'estetica che collega, ad esempio questo è il primo libro che ho comprato a Lucca, e i manuali, ma semplicemente perché nel quarto libro, l'ultimo per ora uscito, che cosa accade? Avviene un'apocalisse scatenata dal Re di Spadi, che è uno dei 4 signori demoniaci, uno degli assi del pascolo, e appunto quindi ricollega il mondo dei 4 pascoli a quello, proprio per questa apocalisse che avviene. Collegato anche vagamente perché effettivamente il gioco della necrobriscola in Taglia esiste, è un gioco giocato nelle taverne, quindi ha un po' questa idea, fra virgolette, di multiverso, che esiste il mondo dei pascoli in un altro mondo totalmente diverso perché sono 2 ambientazioni completamente separate l'una dall'altra, esiste in una maniera diversa semplicemente. Quindi i 4 pascoli, di che cosa si tratta? È un inferno generico, possiamo dire, molto dantesco nella sua concezione, che produce apocalissi dove vi pare. Potrebbe essere nel mondo dei libri, potrebbe essere in questo, potrebbe essere, non lo so, nel mondo del Signore degli Anelli, nel vostro mondo fittizio preferito, insomma produce apocalissi. È diviso in 4 zone di influenza, 4 pascoli appunto, ognuno dominato, potremmo dire, da un re che è un signore dei demoni, e a seconda di come vanno i giochi di potere sarà l'uno o l'altro a scatenare l'apocalisse. Detto così sembra molto semplicistico, ma va più a fondo nello specifico, cercando maggiormente di collegarsi o comunque di farlo il più possibile al gioco della briscola. Ma prima di andare a parlare del mondo dei 4 pascoli, del suo sistema e delle considerazioni che devo fare su tutto questo, analizzerei per primo il manuale, perché oltre che essere bello ricco di illustrazioni e anche molto particolari, è scritto in una maniera un po' altisonante, quasi direi dantesca, di però assolutamente facile comprensione. E tra l'altro le descrizioni che vengono fatti dei 4 pascoli nella parte di apertura non sono neanche particolarmente lunghe, ma sono molto efficaci, quindi anche risulta molto piacevole alla lettura, cosa che più o meno si ripercuote nel libro, che ho sfortunatamente per ora avuto solo tempo di sfogliarlo, ma bene o male si rivede lo stesso taglio editoriale più o meno nei 2. La parte del sistema è spiegata in realtà abbastanza rapidamente e con buona efficacia. Le illustrazioni sono orribili nel senso buono del termine, nel senso non che sono brutte illustrazioni, ma ci fanno perfettamente capire dove ci troviamo, quindi in un mondo infernale.
sia chiaro ovviamente che quando ho parlato che i 4 pascoli producono apocalissi non si sta parlando dell'ormai tanto temuta da un secolo apocalisse nucleare, ma una cosa più classica, diciamo un'apocalisse biblica. Infine, tra l'altro l'avete visto molti di voi se avete seguito la nostra live post Lucca, aggiudicandovi il manuale vi aggiudicherete anche un set di carte da briscola, ma non di comuni carte da briscola, perché oltre che essere personalizzate sono prodotte e quando mi fermo YouTube, il nome che sto per pronunciare non è un qualche tipo di offesa razziale, ma è il nome del produttore delle carte, voglio bene avvertire, dal negro. Ora, chi è questo esimio produttore di carte? È il produttore storico delle carte napoletane, quindi le carte con i semi di spadi, bastoni, denari e coppe, e quindi sono carte, andiamo a vedere, di un certo pregio che oltre che essere personalizzate hanno una loro particolare texture che aggiunge sicuramente al loro valore. Mi sembra di fare degli annunci promozionali. Tra l'altro hanno come le carte bianche per essere sostituite, e come vedete sono tutte personalizzate assolutamente per il gioco della necrobriscola. Ognuna è appositamente pensata sulla base di uno dei signori dei 4 pascoli e sulle loro, tra virgolette, armi o segni distintivi preferiti. Ora state vedendo i bastoni, e sono un set di carte molto pregiato non solo per giocare a necrobriscola, perché ovviamente serviranno queste, ma anche se volete giocare normalmente a briscola. Tra l'altro, delle regole della briscola è stato inserito un piccolo pamphlet, diciamo un foglietto informativo all'inizio del manuale con i valori e i semi della briscola, che è assolutamente utile e ben voluto per le persone come me che di briscola non sanno assolutamente niente, e questo nella comprensione del manuale si è visto, nel senso che ci sono alcune cose che non avevo assolutamente capito proprio perché non capisco nulla di briscola. Quindi allora passiamo a parlare del mondo dei 4 pascoli. Che cos'è? Appunto è un inferno biblico dantesco diviso in queste 4 zone molto diverse fra di loro. Queste zone sono divise fra loro da dei fiumi. Tra l'altro insieme al manuale vi verrà, che io ovviamente non trovo più, comunque vi verrà fornita una mappina, non trovo più la mappa, però ce l'avevo qua dentro, ma non so, forse guarda se tipo è rimasta lì sotto, è in questa casa. No, se no sfogliandola l'avevo trovata, forse l'ho messa lì sotto, vabbè. Non abbiamo trovato la mappa, appena la ritroverò eventualmente ve la faccio vedere. Comunque ci viene fornita una mappa abbastanza chiara che ci fa vedere come proprio sono disposti i 4 pascoli eccetera. Dicevo, sono divisi ogni zona da dei fiumi che convergono in un, potrei dire, lago centrale in cui si trova la città più importante dei pascoli, ovvero Uteria. Uteria è una città abitata, tenendo conto che comunque ognuno dei 4 pascoli ha la sua capitale, più vari insediamenti, perché ci abita gente e molta gente a Uteria, ma è anche sede di una grande cattedrale, quindi possiamo dire che è una città cattedrale, che è consacrata alla dea boia. Ho fatto così perché altrimenti avevo paura che di nuovo YouTube mi bacchettasse. È la dea, diciamo, che domina i 4 pascoli. È una dea che è dormiente, chiusa, sigillata in questa sua camera che è al fondo, nella zona più nascosta e più profonda del suo tempio, che si costituisce come una grossa cattedrale costruita all'incontrario, sempre secondo me di richiamo molto dantesco, e può essere svegliata solamente raccogliendo i frammenti dei semi di briscola, effettivamente, perché il mondo di necrobriscola funziona così. Ci sono questi pascoli in cui abitano diavoli e demoni, che sono gli abitanti, potremmo dire, nativi, e poi ci siete voi, i giocatori. Voi siete persone che sono morte in un mondo, in un qualsiasi mondo, e sono state mandate all'inferno, quindi siete persone orribili da un certo punto di vista. Vi risvegliate in una delle cripte di Uteria e avete la possibilità di ascendere a gradi
altissimi nel mondo dei quattro pascoli, facendo un patto con la suddetta dea. Il patto è quello di raccogliere i frammenti dei quattro semi che sono stati affidati secondo una sorta di macabra lotteria a ogni ciclo, quindi dopo ogni apocalisse, in base alla loro importanza ai diavoli dei diversi semi. Esistono vari tipi di diavoli che per potenza e valore richiamano le carte della briscola. Esistono gli scartini, i vestiti, gli assi, che ovviamente è solo uno, e ognuno di loro possiede più o meno frammenti più o meno grandi in base al loro potere. Raccogliere tutti i frammenti, portarli nella camera più oscura e segreta di Uteria vuol dire risvegliare la dea. E a questo punto parte questo rituale descritto con livelli di violenza e perversione che non sto a riassumere perché se no il video probabilmente sarebbe demonetizzato, e al termine del quale si scatena un'apocalisse. Ora, questo normalmente è scatenato da uno dei quattro signori dei pascoli. Sono loro che hanno ovviamente più potere, più influenza e più possibilità di raccogliere tutti i frammenti, facendo ovviamente guerra l'uno contro l'altro, e in questo caso il rituale finale con la dea avrà tratti più o meno violenti, più o meno di perversione, più o meno caratteristici di uno di questi signori demoniaci. Ma il discorso è questo: non solo loro stanno cercando di raccogliere frammenti, esistono i necroboia. I necroboia siete voi, siete gruppi che hanno fatto questo voto di raccogliere o facilitare la raccolta di questi frammenti, e nel caso riusciate a raccoglierli tutti, siete voi che sarete innalzati a signori della nuova apocalisse e sarete accolti alla peccaminosa festa della dea boia quando sarà il momento giusto. C'è da tenere conto che comunque non tutti i gruppi di necroboia sono così tanto fedeli a questa causa. Quando voi create il vostro party dovete appunto scegliere che tipo di congrega è la vostra congrega di necroboia, perché poteste essere una congrega canonica, quindi mirata esclusivamente a raccogliere i frammenti e al culto della dea, eretica, e che quindi state cercando per tornaconto personale o per qualsiasi altro motivo, che potrebbe essere anche solo vendetta, di evitare che i frammenti vengano raccolti, oppure una congrega che è definita apocrifa, cioè semplicemente è una congrega che si schiera dalla parte di chi sta vincendo in quel momento, guarda solo al proprio tornaconto, bene o male. Detto questo, l'ambientazione bene o male si discosta poco da questo. Ci sono ovviamente più descrizioni nel manuale, ma per queste vi lascio al manuale stesso. Esiste un'altra fazione in gioco in tutto questo, che sono sostanzialmente i cultisti della dea. Sono chiamati in questo caso i seminaristi, che sono quelli che abitano a Uteria e sono praticamente la sua forza militare e la sua forza di polizia, nonché quelli che vi accoglieranno quando entrate nel suo santuario. Parliamo del sistema. Prima di farvi vedere la scheda, però, c'è da discutere di quale sia la struttura, il framework intorno al quale si costruisce. È un OSR, non utilizza dadi, ma è un OSR. Fra le ispirazioni che sono contenute all'inizio del manuale troviamo cose riportate di Into the Odd, già trattato su questo canale, Knave e Cairn, nonché The Black Hack è l'unico anello che abbiamo qui, quindi alcune delle pietre miliari del sistema dell'OSR. E all'interno del manuale troverete anche due serie di principi per il mazziere, che è il nome che prende il master, e per i necroboia, che sebbene non totalmente identiche ricalcano bene o male i principi dell'OSR. Quindi credo abbiate ben presente dove ci poniamo qui: un gioco fortemente mortale, a tratti spietato, del resto come potrebbe non esserlo, ci troviamo all'inferno, in cui dovete far fruttare al massimo le minime risorse che avete. E questo si ricollega proprio al discorso che giocare le carte nel gioco di mano sinistra è pericoloso, molto pericoloso.
Dovrete giocare la vostra mano esclusivamente nel momento in cui sapete di essere nella posizione più vantaggiosa possibile per voi, perché altrimenti le conseguenze potrebbero essere mortali. Sebbene, come andremo a vedere, la morte non è che sia la cosa peggiore che vi può capitare nei 4 pascoli, anzi è una delle cose più normali. Per ritornare a un grande classico del canale, abbiamo il ritorno della maledetta bastarda, che è la mia stampante. Non sono riuscito in nessun modo a fargli stampare la scheda in maniera diversa da questa, quindi vi ho fatto tutte le notine che non so se si leggono, ma eventualmente vi leggerò io. La scheda è una sola pagina. Qua troviamo in cima il nome del nostro personaggio, in questo caso si chiama Orrore. Il nome era un altro, ma mi sono reso conto che probabilmente YouTube non me l'avrebbe fatto passare. Sotto troviamo il nostro feticcio. Che cos'è il feticcio? Nel mio caso è un dado. È un oggetto che noi ci teniamo appresso, solitamente di poco valore, che conterrà, diciamo, la nostra anima una volta che veniamo uccisi. Grazie al feticcio possiamo essere risuscitati. Questo può essere fatto quante volte ci pare, perché nel mondo di Necrobriscola effettivamente non si muore, si può ritornare in vita quante volte volete, del resto appunto siete all'inferno. Il discorso è che molto spesso per essere riportati in vita sarà richiesto un prezzo molto alto, e addirittura lo stesso feticcio, quindi la cosa che tiene al sicuro la vostra anima quando avete perso il corpo, può essere utilizzato in patti particolarmente rischiosi con i diavoli stessi. Qui abbiamo lo spazio per il nome del giocatore. Qui la nostra età, io ho messo 38, ma può andare da 8 a 88 anni, ci viene detto. Qua uno spazio per massimo 2 tratti esclusivamente narrativi, nel mio caso ne ho scelto uno punto casuale che è pazzo. Le nostre 4 caratteristiche corrispondenti ai semi della briscola: spadi, bastoni, denari, coppe. Diciamo abilità marziale, salute e integrità fisica, carisma, abilità intellettive e capacità magiche. Come creiamo il nostro personaggio? Estraiamo 7 carte della briscola. Ora in questo caso il mazzo non era mischiato, perdonatemi, sono tutti bastoni e una coppa, e mi fanno notare che giustamente sono 6, quindi vi beccate un'altra coppa. Quindi prendiamo queste 7 carte e 4 le distribuiamo sulle caratteristiche. Ora, se vi capita una situazione del genere, potreste effettivamente avere la possibilità di distribuire la carta solo per le coppe e solo per i bastoni, perché avete solo questi 2 semi. In questo caso le altre caratteristiche andranno automaticamente a 2. Dobbiamo poi assegnare una carta per l'ossessione, una carta per la putrescenza e una carta per l'incarico. Questo è collegato a un determinato tipo di voto che abbiamo fatto con uno dei signori dei diavoli dei 4 pascoli, perché dipende dal seme e quindi dipende da una particolare zona geografica. L'incarico e il voto determinano non solo il nostro equipaggiamento iniziale, ma anche quella che è effettivamente la nostra classe, tenendo conto che in creazione, avendo un valore abbastanza alto di coppe, avremo anche la possibilità di ottenere degli slot per poter lanciare degli incantesimi. Ossessione e putrescenza sono delle deformità mentali e fisiche che i nostri personaggi hanno. Sono progressive perché possono aumentare o diminuire a seconda del gioco. Nel caso la mia putrescenza è che mani in piedi sono insensibili al freddo, la mia ossessione è che mi ritengo un profeta del fato e voglio creare un mio culto. Importanti questi due, perché la putrescenza ci potrebbe, a discrezione del mazziere, impedire in alcune tipologie di attività e quindi darci svantaggio alla pescata. Vi spiegherò fra poco che cosa vuol dire. L'ossessione va almeno una volta, diciamo, a sessione o una volta o periodo di storia, di narrazione importante, sfogata, quindi deve essere manifestata in maniera plateale, perché altrimenti ci farà accumulare punti di oppresso. Questo che cosa vuol dire? Che siamo bene o male sempre di più quasi in astinenza dalla nostra ossessione, e
questo avrà significativi malus meccanici, ad esempio il fatto di non poter infliggere danni critici con le nostre armi, di avere successi solamente con determinati tipi di carte particolarmente alti. Ugualmente faranno i punti esausto, che invece si accumulano dopo aver fatto cose particolarmente faticose a livello fisico. Anche in questo caso potremo avere successi solamente con le carte di briscola, i re e gli assi, e se accumuliamo ulteriori punti di esausto dopo il massimo che è 3, perderemo punti dolore, che sono segnati qua e che sostanzialmente sono i nostri punti ferite. I punti dolore partono di base da 5 e aumentano in base al valore di bastoni. Il valore di bastoni influenzerà anche l'arsenale, ovvero quante cose possiamo portare. Carino il fatto che mano a mano che perdiamo punti ferita, quindi punti dolore, perdiamo anche punti arsenale, perché vuol dire che ad esempio ci è stato tagliato un braccio, abbiamo una gamba rotta, ma dobbiamo tenere conto che avremo sempre dei punti arsenale che non ci possono essere tolti, che corrispondono alle nostre 2 mani, che possiamo sempre portare qualcosa in mano. Abbiamo poi gli oboli, che sono i nostri soldi, sono la currency, la moneta dei 4 pascoli, e se possedete un indumento che ha un valore di armatura, la nostra armatura, che ha un effetto meccanico molto molto semplice, diminuisce i danni che vi arrivano. In questo caso io diminuisco tutti i danni di 2 a meno che non superino l'armatura. A seconda del nostro incarico e voto di partenza avremo anche ulteriori oggetti. Ora io non li ho segnati tutti, ma avevo ad esempio dei componenti per degli incantesimi e altri oggetti di uso comune, più un'arma che, come vedete, molto semplicemente ha segnato solo il suo nome, i suoi danni, i danni in caso di danno critico e eventuali effetti speciali. Queste zone lasciate bianche sono ovviamente per il ritratto del personaggio, gli incantesimi che possediamo, le note, nonché i patti che possiamo stipulare durante le nostre avventure. Ovviamente nessuno parte con un patto. Quindi, allora, vista la scheda, vi presenterò come funziona il sistema. Allora, il sistema ovviamente si basa tutto sulle carte di briscola. In che modo? La base è molto semplice. Quando noi dobbiamo affrontare una prova, il mazziere ci dirà qual è il seme dominante di questa prova. Può essere uno dei 4 semi, appunto, spade, bastoni, denari o coppe. Ora, a seconda del tipo di prova che voi volete affrontare, dovrete estrarre una carta. Questa carta dovrà superare quello che in realtà non è un numero bersaglio, ma è una carta bersaglio. Se ci avete fatto caso, quando vi ho mostrato la scheda, sotto la caratteristica erano indicate 2 caselle, perché una è il valore effettivamente della mia carta, nel mio caso spadi, valore 2 perché avevo estratto un 2 di spade, e poi un secondo numero che è il valore di successo, in questo caso 3+. Quello è il valore di carta tenendo conto del valore che le carte hanno nella briscola, che ci servirà per avere un successo. Questo mi aveva un secondo sbilanciato, appunto non sapendo nulla di briscole, perché con un valore basso come 2, che sapeva essere la carta minore a briscola, 3 o più, quindi vuol dire che con un grandissimo numero di carte si faceva successo, e in realtà mi è tornato utile quel riferimento all'inizio, perché se lo andiamo di nuovo a riconsultare, dalla più bassa alla più alta il valore delle carte di briscole è 2, 4, 5, 6, 7, fante, cavallo, re, 3 e asso, quindi il 3 è la seconda carta più alta. Se abbiamo come me una caratteristica al 2, solo 2 carte effettivamente ci porteranno al successo. Se peschiamo, ahimè, un 2 è un fallimento critico, quindi un fallimento apocalittico, sarebbe anche il caso di dire, almeno che non sia un 2 di briscola, quindi del seme dominante per quella pescata sarà a questo punto un fallimento semplice. L'asso è sempre successo, l'asso di briscola è un successo critico, mi sembra anche ovvio. Questo è il sistema. Bene o male tutte le vostre pescate, tutte le vostre prove verranno affrontate così, tenendo conto che nel combattimento il seme dominante sarà ovviamente sempre quello di spadi, perché è la caratteristica che domina il combattimento. Ci sarà la possibilità di pescare con vantaggio o con svantaggio. Questo che cosa vuol dire? Nel primo caso pescherete 3 carte e deciderete bene o male
quale vi torna meglio. Nel secondo caso sarà il mazziere a decidere quale delle 3 carte voi dovrete tenere. Da tenere nota in particolare che il combattimento non si svolge secondo una turnistica, diciamo, classica, o meglio, tutti agiscono in contemporanea, ma la narrazione avviene solo dopo che si sono giocate tutte le carte, perché si svolge effettivamente come una vera e propria partita a briscola, nel senso che voi avete un tot di carte in mano, il mazziere ha un tot di carte per i vostri nemici e mano a mano a giro del tavolo, ognuno giocando la carta effettivamente indica quale azione vuole compiere durante il combattimento, e sulla base di come si è risolto tutto il giro si vede che cosa è accaduto durante il turno di gioco, che è un modo un po' strano di gestire il combattimento e l'iniziativa, ma devo dire che, collegandosi al fatto che è tutto basato sulla briscola, è molto interessante. C'è la possibilità di lanciare incantesimi per alcuni personaggi. Questi incantesimi in realtà non funzionano come vi potreste immaginare, ad esempio in D&D. Non c'è una lista vera e propria di incantesimi, sono più indicazioni su che cose gli incantesimi possono fare. Gli incantesimi sono divisi anche qui a seconda dei pascoli. Zone dei pascoli diversi sono specializzate in tipologie diverse di incantesimi. Sono tutte caratterizzate dal fatto che impararle è molto difficile, solitamente dovete pagare o fare un patto con qualcuno perché ve lo insegni o vi consegni una pergamena in cui è scritto dentro uno di questi. Partite comunque con degli incantesimi base, se li potete usare, e ogni volta che utilizzate un incantesimo c'è da pagare un prezzo, un sacrificio a un diavolo, perché ogni incantesimo viene fatto evocando una di queste creature native dei 4 pascoli. Questi incantesimi possono vedere il loro prezzo pagato o con il vostro sangue, quindi con i vostri punti dolore, oppure sacrificando esseri minori. Appunto, io nel mio arsenale di partenza avevo componenti per incantesimi che erano solitamente piccoli animali da sacrificare. Quindi ho descritto bene o male velocemente questo che è il sistema. Per darvi una riprova, provo a fare un'estrazione. Mettiamo caso che io voglia attaccare un nemico con il mio coltello, con il pugnale appunto in possesso di orrore. Cosa devo fare? Semplicemente a spadi ho 2, quindi dovrò estrarre una carta che va dal 3 in su nel valore di briscola, quindi un 3 o un asso. Il seme dominante è spade, quindi la briscola in questo caso è spade. Io estraggo e ho estratto una figura vestita, questa se non sbaglio è il fante di coppe, quindi ho fallito perché il fante è inferiore al 3 in briscola. Questo semplicemente è come fate i vostri tiri, le vostre estrazioni. Capite perché all'inizio io avevo detto che era particolarmente mortale? Perché a seconda di come avete distribuito le vostre abilità, e visto che teoricamente potreste avere interesse a mettere semi più alti in altre cose, tipo ad esempio nell'incarico, potreste non essere i personaggi con le caratteristiche più alte possibile, e quindi il vostro gioco come Necroboia è proprio questo, quello di manipolare la politica, i giochi di potere, i tradimenti, gli odi fra i vari signori e diavoli dei pascoli, per far volgere la situazione sempre in vostro vantaggio, in modo che quando scatterà il vostro piano geniale per accapararsi quel frammento, magari non dovete estrarre neanche, perché qualcuno avrà già fatto il lavoro sporco per voi. Quindi arriviamo a discutere più in maniera generale delle mie considerazioni su mano sinistra. È un gioco molto particolare, devo dire molto interessante, che riflette molto bene il tema infernale che vuole portare. Sono tra l'altro assolutamente riconoscente agli autori con cui ho parlato per chiarire alcuni aspetti, per avermi dato la possibilità anche di approfondire l'idea del perché abbiano voluto portare un gioco con la briscola. L'idea che avevo io in testa, la domanda, era: cos'è nato prima, l'idea della briscola o l'idea del gioco? In realtà sono nate più o meno nello stesso momento, perché loro volevano portare un gioco con questa determinata ambientazione,
ma che fosse fortemente influenzato dal gioco della briscola, perché gli piace inserire, in questo caso nei giochi o in loro altre opere, elementi di folklore del nostro paese. Sicuramente la briscola è un gioco di carte molto conosciuto, soprattutto di dove sono originari loro, quindi hanno voluto dare questa forte impronta di questo gioco a mano sinistra, e devo dire ci sono riusciti in una maniera non troppo invadente, perché sì, c'è il discorso dei semi, dei frammenti, le parti dei pascoli hanno i nomi dei semi, appunto tutti questi posti ricordano bene o male il loro seme, tipo nella selva di bastoni ci sono questi esseri che sono letteralmente i bastoni delle carte, con bocca, occhi che girano a bastonare la gente, ricoperti di spine, ecco. Però non è invadente, sono bene o male riusciti a modellare questo tema per dare un'idea effettivamente da inferno dantesco, abitato da questi esseri grotteschi, perversi, orribili, che vanno al di fuori di qualsiasi concezione umana e sono effettivamente da incubo. Quindi il tema della briscola si vede che è fondante, ma non così tanto invadente. Tra l'altro è anche divertente perché, essendoci nel mondo anche d'Italia, in cui bene o male a un certo punto si toccano, c'è questa idea magari di questi personaggi che hanno sempre giocato in taverna a briscola, a necro briscola anzi, e si vedono gli stessi esseri presenti sulle carte arrivare a distruggere il loro mondo. Quindi è un espediente narrativo molto particolare, assolutamente molto di nicchia oserei dire, ma interessante. Cioè, a forza di bestemmiare giocando a briscola lo hanno chiamato, esatto, hanno chiamato i mostri della briscola. Tra l'altro il discorso che avete presente è che la briscola si gioca in 4, più o meno, almeno il meme me l'ha portato così. I 4 signori dei pascoli sono bene o male schierati 2 contro 2, ma sono sempre proni comunque alla fine a tradirsi, avete presente, no? Tirare giù il carico quando quell'altro non è d'accordo. Quindi diciamo che sono riusciti a cucirlo anche bene senza che sia troppo particolarmente spinto o senza che sia avvertito come particolarmente invadente. Mi sento a questo punto però nella necessità di dover fare degli altri tipi di considerazioni riguardo all'utilizzabilità di questo gioco in determinate situazioni. Ora, secondo me è un gioco assolutamente valido, molto divertente per idea e per possibilità, ma bisogna tenere conto di alcuni aspetti. Uno, che potreste essere un pochino un secondo impediti all'inizio, ma questo è sicuramente uno dei problemi più superabili. Se come me non conoscete le regole della briscola, quindi magari avete un problema a individuare magari bene i valori e come funzionano determinate meccaniche, ma comunque il manuale fornisce tutti gli elementi necessari per capirlo. La seconda cosa è che ovviamente usa le carte, quindi se siete dei fanatici dei dadi dovete tenere conto che non ci sono. Mi sento sempre di dirlo quando un gioco usa strumenti diversi, di farlo notare, perché effettivamente potrebbe disinteressare alcuni giocatori, mi rendo conto. Il terzo problema è che ovviamente rendetevi conto che state giocando un gioco di una certa tipologia. Se non l'hanno fatto capire le immagini, se non l'hanno fatto capire le descrizioni, lo faranno capire sicuramente i temi che vengono affrontati in ognuno dei 4 pascoli. Perversione, violenza, tortura, corruzione. Siete all'inferno e non siete brave persone. C'è un motivo per cui i vostri personaggi sono finiti all'inferno. Non sono stati traditi da qualcuno, non sono soggetti che in un qualche modo si sono ritrovati lì per sbaglio e hanno possibilità di redenzione. No, voi siete lì perché siete persone orribili, vi siete meritate l'inferno, amate essere in quel posto perché le vostre perversioni possono avere sfogo senza che nessuno vi possa dire nulla. E per molti di voi scatenare l'apocalisse è un desiderio che diventa realtà. Immagino che abbiate capito dove vado a parare. Se avete determinati problemi con questi temi o siete sensibili a tipologie particolari di situazioni, io credo che nessuno vi potrà dire nulla se scegliete un altro gioco meno estremo da questo punto di vista, dato che è molto difficile in certi casi togliere il focus
o giocare effettivamente senza accarezzare nessuno di questi temi. Sono l'elemento fondante e persistente durante tutto il gioco, che da un certo punto di vista ne arriva a caratterizzare molti aspetti. Quindi ad esempio, se avete forti problemi con la violenza gratuita, non è che ci potete sfuggire semplicemente non giocando nel pascolo di spadi, perché bene o male la violenza gratuita esiste ovunque, e questo è un problema, mi dispiace dirlo, ulteriormente accentuato dal fatto che non esiste, ahimè, una vera e propria sezione nel manuale dedicata a spiegare queste situazioni e come affrontarle, come utilizzare e eventualmente come implementare i famosi sistemi di sicurezza. Sento già alcuni di voi che grideranno alleluia, finalmente un manuale libero da queste cose, ma dal mio punto di vista, se davvero c'è un manuale che ha bisogno di una sezione dedicata, è esattamente un gioco dove giocate dei dannati all'inferno, in cui dovete scatenare un'apocalisse. Questo è il mio avvertimento. Sappiate bene cosa andate a giocare, sappiate bene che siano d'accordo le persone con cui state giocando, perché da certi temi in mano sinistra non si scappa, assolutamente, non potete evitarli. Quindi se avete giustamente con determinate situazioni poca dimestichezza, non vi sentite confortevoli a giocarli, ci sono assolutamente un altro vasto numero di giochi di ruolo che vi potranno meglio accontentare. Detto questo, comunque, se non vi sorgono questi problemi, lo consiglio, è molto carino se cercate ad esempio un gioco di ruolo in cui volete giocare dei cattivi. Voi siete assolutamente questi, ma non cattivi magari il classico campagna tutta cattiva D&D, no, proprio persone cattive in un luogo cattivo in cui la vostra perfezione è assolutamente normale. Se volete un sistema di gioco diverso dai classici dadi, ovviamente, ma anche se volete avere esperienza in una ambientazione, devo dire, scritta e preparata molto bene. Sembra spiegata in una maniera molto rapida, ma è molto profonda se si riesce a crearci una campagna apposita. Tra l'altro ci sono possibilità per campagne anche molto lunghe, perché comunque i frammenti sono tanti da raccogliere. Detto questo, io ringrazio di nuovo gli autori che ci hanno accolto a Lucca per averci dato la possibilità di recensire il gioco, che è una piccola perla secondo me nella varia serie di giochi con temi particolari, un prodotto interessante, non particolarmente pesante da leggere, quindi se questo video vi ha in qualche modo interessato vi consiglio di provarlo. Detto questo, grazie per aver visto questo video, vi invito a mettere mi piace, a condividere il video, passare dalle nostre pagine social, Facebook, Instagram, abbiamo un gruppo Telegram per parlare con noi in tempo reale del gioco di ruolo e anche TikTok. Francesco Dolfo non sentenziam, chiudo.